Oggi parleremo di una tematica un po' speciale, i suoceri invadenti e soprattutto come evitare che una relazione possa finire proprio per questo motivo. Guarda il video fino alla fine. Ciao da Domenico Iapello e benvenuti all'interno di questo nuovo video che oserei definire edizione speciale, visto che mi discosterò un po' dalle tematiche che tratto e parlerò di suoceri invadenti e soprattutto come evitare che una relazione possa finire proprio per questo motivo. Ora, bisogna considerare prima di tutto il motivo per il quale i suoceri appunto diventano invadenti, semplicemente perché ancora vogliono mantenere il possesso, quindi sui loro figli in questo caso, e cercare un po' di fare da guida. Naturalmente lo fanno a fin di bene, ecco, questo è palese. Allo stesso modo questo atteggiamento inevitabilmente distrugge l'equilibrio della coppia. Ora ti darò un dato disarmante e comunque io ormai posso dirti con certezza che fino ad oggi ho seguito circa 16.000 persone e il 65% di queste persone hanno chiuso la loro relazione per intromissione di suoceri e genitori, ok? Ora in linea più generale. Quindi questo in realtà è un dato disarmante, bisogna proprio considerare che seppur lo fanno a fin di bene, in realtà questo distrugge l'equilibrio di una coppia. Quindi cosa ti consiglio di fare? In realtà la migliore strategia al momento in assoluto, se possiamo definirla strategia, è quella di definire all'interno della coppia a monte, proprio prima di qualsiasi altra azione, definire proprio come verrà gestito il rapporto con i rispettivi suoceri. Ora, per fare un esempio, io e la mia compagna abbiamo deciso che quando ci sono delle situazioni irrisolte, io parlerò ai miei genitori, lei parlerà ai suoi. Non intrecceremo queste cose, non sarò io a parlare e cercare di risolvere le cose con i suoi genitori o lei con i miei, ok? Perché questo intreccio in realtà può essere molto molto dannoso. Questa come tante altre cose, io ti ho portato un esempio basale, chiamiamolo così, in realtà ci sono tante cose che vanno decise a monte e questo io lo definisco proprio patto implicito che si ha all'interno di una coppia, quindi bisogna sedersi comodamente e decidere proprio a monte lo spazio che si lascerà ai suoceri. Ora a me piacciono tanto gli esempi, voglio farti un altro esempio, immagina di essere una bottiglia di 1 litro oppure di essere una tanica di 20 litri. Ora, in realtà la capienza che hanno queste due entità è molto diversa, quindi se tu lasci attraversare la tua capienza totalitaria di 20 litri, chiaramente tu verrai invasa per questa capienza, sempre riferito appunto alla questione suoceri. E se invece sei una bottiglia di 1 litro, ecco, tu hai deciso già a monte che quella è la tua capienza e oltre a quella decidi di non far veicolare più altro liquido, ecco, per rimanere nell'esempio. Quindi quello che ti chiedo di fare a sua volta è decidere anche che capienza avrai, ok? Perché se lo decidi a monte tu sai che dopo un tot non concederai altro spazio e questo spazio non potrà essere invaso. Spero di essermi spiegato nel migliore dei modi. Se vuoi approfondire queste tematiche insieme a me, mi trovi in descrizione, troverai il numero di assistenza WhatsApp e potremo confrontarci e cercare di capire se posso aiutarti ancora. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!